Buongiorno amici, ben ritrovati sul canale. Sta albeggiando proprio in questo momento ed il mare è in piena scaduta. Nella giornata di oggi andrà dall'essere poco mosso fino ad arrivare a quasi calmo. La pescata questa volta è dedicata alla ricerca dei saraghi e si spera, se tutto va bene, anche qualche orata. Pesci che cercherò con la tecnica della bolognese ed il granchio vivo come esca. Ho qui con me in questa tracolla, che generalmente viene utilizzata per trasportare artificiali, circa 60 granchi corridori di scogliera. Esche vive che faccio personalmente io durante la notte a mano. E sì, anche se non sembra, qua dentro ci sono 60 granchi contati. Sarà una pescata di pura ricerca, non utilizzerò pastura o altri attrattori. Sarò io a cercare i pesci, cercando e spostandomi in schiumata a schiumata e calando il granchio vivo in ogni buca, in ogni correntina che sembra interessante. Sarò in pesca con una Daiwa Amorphous Extreme da 5 metri, Fuego 4000 imbominato con del nylon dello 0,25, spezzoncino intrecciato a doppio amo come finale per l'innesco del granchio, finale da 90 cm dello 0,25, fluorocarbon e galleggiante da 3 grammi. Questo galleggiante tra l'altro l'ho trovato mentre pescavo a spinning, quindi vediamo se sarà fortunato. Se volete sapere nel dettaglio come realizzo questa montatura vi lascio il link in descrizione del video dove l'ho spiegata bene, quindi dateci un'occhiata. Allora, iniziamo con il Finder Jerk. Ah no, questo è un altro video. Iniziamo con un granchietto senza farli scappare però. Ok, è un po' complicato perché la box è ancora piena. Ecco, uno se n'è andato. Vai, sei libero. Questo è un po' troppo grosso. Questo va benissimo. Ed ecco che una chela è magicamente diventata un amo. Vai, granchio vivissimo. Innesco ottimo, direi. Per adesso lascerò il granchio in balia delle onde senza piombatura, vediamo se riesco a pescare bene. Se lo sentirò troppo fluttuante inizierò a piombare. La zona qua è abbastanza profonda, probabilmente dovrò aumentare la profondità. Per adesso non sembra esserci bisogno di piombatura, nonostante le onde siano abbastanza grosse, comunque sono lunghe e lente. Il granchio affonda già di suo abbastanza in fretta e riesce a tenere la montatura in pesca abbastanza verticalmente. C'è troppa confusione qua, quindi non capivo se era una mangiata oppure l'onda che mi portava via la lenza, però in realtà era un pesce. Quindi con questo pezzo pasturo e innesco di nuovo immediatamente. Spero innanzitutto che ci torni e che non sia solo. Devo sperare di trovare un momento dove le onde si calmano e riuscire a entrare in pesca in quei secondi. Perché si tratta veramente di un gioco di secondi, Guarda là come corre il galleggiante in corrente. Ecco, sta mangiando. Ah! Sicuramente non sono pesci grossi. Adesso l'ho sentito un po' in canna, erano le classiche testatine del saragotto, però piacerebbe prenderlo. Il problema è che qua le onde arrivano a tutta forza ed è difficile restare in pesca. Ho difficoltà anche a tenere sott'occhio il galleggiante, è dura. Qua probabilmente un po' di piombo avrebbe aiutato. Niente da fare, qua probabilmente qualche saragotto c'è, nulla di che, se no avrei sentito tirate ben più forti, però è troppo difficile pescare, quindi abbandono la zona e mi sposto. Qui c'è da fare una piccola arrampicata. Oddio, è bagnato, spero non ci arrivino le onde. Però qua c'è una buona profondità, quindi è meglio se alzo un bel po' il galleggiante. Niente, qua c'è pure l'incaglio. Stamani si accumulano delusioni.
Qui facciamo il finale, gli do 90 cm. Pronti a ripartire. Eccolo, eccolo, dai, c'è. Ce l'ho. Oh, Dio, bruttissima cosa. Perso. Questo era messo malissimo. Non me la sono sentita di forzare e alzarlo di peso e ne ho pagato le conseguenze. Sarà stato un caso oppure no, ma mettere due piombini ha portato subito a una lamata. Non era grosso, sarà stato sui 3-4 etti, ma era la prima cattura, quindi era meglio se veniva a terra. Continuiamo. Avevo un saraghetto, vedevo dei movimenti strani, avevo un saraghetto microscopico attaccato al granchio. Il granchio è anche più grosso di quelli che ho usato finora, quindi veramente se vogliono attaccare non si fanno problemi di dimensione, non c'è modo di far selezione. Eccolo. No, questo è bello. Pescione. Beh, non bellissimo, ma pesce decente. Ecco la prima cattura. Eccolo qua. Sì, decisamente un pesce accettabile. Dai, sarà un sarago sui 4 etti. Niente male. Preso in mezzo a un branco di pesci molto piccoli, perché li avevo visti. Li ho proprio visti con i miei occhi, quindi non mi sono sbagliato. E questo probabilmente era uno tra i più grossi del branco. Andiamo con un nuovo innesco. Insisto in questa correntina perché a quanto pare c'è un branco. Vediamo se anche dopo la cattura sono rimasti o sono andati via. Ci sono subito. Preso al volo. Che postaccio, mamma mia. Che postaccio. Non è grosso. Però veramente gli ho lanciato in testa. Carino dai, ma nulla di speciale alla fine, quindi rilasciamo. Vai. Mando lontano dalla buca, ai margini. Spero che scappando non si porti via anche tutto il resto del branco, che è una cosa che può succedere. Forse avrei dovuto rilasciarlo ancora più lontano, ma non ci ho pensato. Eccolo. Accidenti. Qua ho visto una bella partenza e anche sentito una bella tirata, quindi poteva essere un bel pesce. In ogni caso molto positivo, perché qui i pesci ci sono. Eccolo. Piccolino questo, ma li sto prendendo al volo. Qua c'è un bellissimo branco misto, secondo me, pesci medi e pesci piccoli. Però ti lancio lontano, che non voglio spaventare troppo il branco. Cioè, fra tutti i posti dove ho pescato avrei scommesso ovunque, ma non su questa correntina. Invece i pesci sono qua. Stanno già rimangiando, attenzione. Oh, eccolo. Sembra un pelino più grosso degli altri, Sembra. O no? O era solo più energetico? A parte il primo che ho preso, che era un po' più grosso, questi sembrano tutti uguali. Saranno sui 2 etti e mezzo. E le rilascio. Vediamo, ho già fatto 4 o 5 catture in questo spot a cui non davo una lira.
pensavo fosse abbastanza scadente. Continuo a insistere perché i pesci ci sono ancora. Ma ha fregato in pieno. Veramente c'è una quantità di pesce qua sotto assurda. Non sono grossi, ma per ora insisto ancora un po' qua, tanto le esche ne ho in abbondanza, quindi non rischio di rimanere senza. Basta, sembra che la correntina magica non sia più così tanto magica, direi che è arrivato il momento di spostarsi. Fortunatamente oggi la giornata è fresca, ma siamo comunque sotto temperature estive, quindi ogni tanto mi devo fermare a far fare un bagnetto ai miei ragazzi, se no mi si seccano. Pronti? Eccolo, piccolino, è un corridore questo, è partito a razzo. Mamma mia quanta fuga. A casa anche te. È anche arrivato il momento di polarizzarsi, dato che sto iniziando a perdere la vista. Ok, adesso sono entrato in un'altra dimensione. Wow. Allora, per raggiungere questa schiumata, questo correntone in uscita bellissimo, sono dovuto anche mezzo arrampicare, quindi spero ne sia valsa la pena. Onestamente non sembra la giornata per fare le faticate giusto per pescare in una corrente, però mi piaceva talmente tanto che un lancetto volevo farcelo a tutti i costi. Ma che bellezza come si porta via il galleggiante piano piano. Ok, qualcosa credo abbia mangiato, sì, no, padella, veramente è qualcosa di piccolo. Ora ha mangiato, oh, ora ha mangiato. Pesce, signori, anche bello, eccolo, Saragone c'era. Bello, bello, bello. Questo è un bel pesce. L'ho afferrato malissimo, purtroppo, ma è un bel sarago. Spero sia lamato bene. Guardate come sfriziona. Qui è dura, cavolo. Qui mi sa che devo prendere il terminale in mano, sperare, pregare, insomma provarci in qualche modo. Bello, questo è un sarago sopra il mezzo chilo. Forse posso passare da qua? Proviamoci. Sì, sì, qua va bene, va bene, va bene. Buono, 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 buono. Una bolognese purtroppo non è molto maneggevole in scogliera. Ok, qua ci siamo. Bello, mezzo chilo, 6 etti. Ah, via. Ok, ci siamo, questo è un bellissimo sarago, gran combattimento, gran soddisfazione perché avevo visto in lontananza questo correntone magnifico, che a dire il vero non era l'unico correntone magnifico dove ho pescato oggi, però lì in qualche modo ci ho creduto, era forse sicuramente il peggiore correntone da raggiungere della giornata, quindi ho faticato un po' per arrivarci, ma ne è valsa la pena, e come se ne è valsa la pena. Eccolo il saragone che dà soddisfazione. Il pesce combattivo con i labroni da saragone. Dai, questa è una cattura molto soddisfacente.
mio correntone è ancora qua, adesso speriamo ci siano ancora anche pesci. C'è anche una seggiolina naturale spettacolare. Mi sento molto vecchietto da muletto a pescare così seduto. Tanto per farvi capire e darvi l'idea della situazione in cui mi trovo ogni volta che arriva un'onda più grossa delle altre, tutto questo mega masso su cui sono seduto vibra, lo sento proprio oscillare. Ma visto che è quasi l'ora di pranzo, un catch and cook lo facciamo? Io direi proprio di sì. Catch and release. Forse questa roccia è perfetta per sfilettare, inclinata ma piana. Mamma mia, tenerissimi. Oggi veramente pasto basico a livelli estremi. Olè. Mi è cascato un pezzettino di pesce. Probabilmente il pesce fresco è più buono così, non condito, senza nulla, e con 1000 salsine, pappine, spezie varie. Spettacolo, buonissimo. Sarago appena pescato e posto da 10 lode. Sono abituato a vivere le mareggiate sotto il cielo grigio e nuvoloso delle perturbazioni, invece guardate qua che scenario oggi in questa giornata estiva di sole. Sembra completamente un altro ambiente. Mi sembra pure assurdo che sto prendendo saraghi in quest'acqua così cristallina. Mamma mia che branco di turisti! Vada là! Ce l'ha in bocca! Ho preso! Ehi! Non è proprio piccolo! Ma deve essere arrivato un sarago un pochino più grosso! Che quello che mi stava mangiando l'esca era proprio veramente una medaglietta. Poi si vede, ha attirato l'attenzione anche di questo ragazzotto. C'è un saraghetto che sta mangiucchiando, forse sì, o forse no, sì, ma è proprio piccolo, continuo a sentirlo. Beh, lo lascio sgranocchiare un altro po'. Oh, alla faccia del saraghetto, mi ha incastrato la lenza, maledizione. Ha fatto un fugone e mi ha incastrato la lenza, non era un saraghetto. No, questa non ci voleva proprio. O è intanato? No, c'è ancora. Qui perdo tutto, peccato.
Attenzione, attenzione, sta venendo, sta venendo. C'è anche il pesce, che è staccato. Non capisco. Non capisco cos'è. Che cazzo è incastrato di nuovo. L'ho perso. Credo di aver capito, infatti. Lo sapevo. Lo sapevo. Ma guarda te che giorniotta. Si è mangiato un granchio vivo allucinante. Non ho la più pallida idea di come abbia fatto a non rompere. È ovviamente una cergnotta molto modesta, ma guardate qua. Aiuto! Vai, addio il fuoco! Ti hai fatto un bel bagno. Dicevo, è una cergnotta molto modesta, sarà un mezzo chilo 6 etti, però con la bolognese sembrava un toro. Gran divertimento però, pensavo, ero convinto, la cosa assurda è che dava delle testatine, delle mangiatine che poteva tranquillamente essere un saraghetto, ma non era in nessun modo distinguibile. Poteva essere un sarago di un etto, veramente. Invece guardate qua che bella cernia. Questo pesce bellissimo ovviamente se ne torna in acqua. Vai, ti ributto proprio accanto a casa tua. Yeah. Gente di mare, il video di oggi finisce qua, spero vi sia piaciuto questo ritorno alla pesca con il granchio, per me è stato molto divertente. Non nascondo che speravo anche di incontrare l'orata visto che siamo in piena estate, ma alla fine è arrivata la cernia, quindi in qualche modo c'è stata anche la sorpresa. Per l'orata ci saranno altre occasioni, ne sono sicuro. Adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, come al solito, se volete supportare il canale, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, un commento, qualunque interazione, che queste cose all'algoritmo piacciono un sacco, e soprattutto se non lo avete ancora fatto iscrivetevi. Ciao! Ciao belli! Non se l'aspettavano manco loro. Ne è ancora tantissimi. Questa è diventata la roccia più granchiosa di tutta la zona.